at about 2 weeks' notice because they'd been let down. I can't remember who by. And as it happened, the horse was lame, so I wasn't competing at the weekend. In un momento toccante al castello di Balmoral, la principessa Anna ha letto le ultime volontà di Re Carlo, lasciando il principe William in difficoltà nel contenere le emozioni. Ma dietro le quinte ci sono stati segreti e tensioni all'interno della famiglia reale, mentre si diffondevano le speculazioni sul futuro del principe William e della duchessa Catherine. Riuscirà William a onorare le ultime volontà del padre, rimanendo fedele alla sua visione del trono? Scopriamo cosa ha detto la principessa Anna, che ha lasciato il principe in difficoltà nel contenere le sue emozioni. Il desiderio più duraturo del re. Nel corso della giornata, la mite aria estiva ha esercitato una pressione sul castello di Balmoral, fin dalla sua nascita. La magnifica tenuta scozzese, rinomata per le sue alte mura di pietra e la sua tranquilla lontananza, è stata un rifugio per la famiglia reale. In questa occasione, tuttavia, fu teatro di una notizia che avrebbe sconvolto la monarchia fino alle sue convinzioni. Le auto di colore scuro si dirigevano in sequenza lungo il lungo vialetto. Tra le mura del castello, i dipendenti osservavano dalle finestre mentre conversavano tra loro. Quando l'intera famiglia è stata riunita per una questione così importante, si è trattato di un evento insolito. Nonostante sia spesso calma e allegra, la principessa Catherine è apparsa di umore eccezionalmente cupo mentre usciva dal suo veicolo. È stata la notizia che ha comunicato a cambiare completamente le cose. Una volta entrati nella sala conferenze, la famiglia si riunì attorno a un grande tavolo di legno per discutere della questione. Le pareti erano ricoperte di dipinti che raffiguravano diversi re e regine del passato, con gli occhi vigili fissi nel tempo. Mentre tutti prendevano posto e aspettavano, nella stanza regnava il silenzio più assoluto. Quello che stava per essere dichiarato era un mistero per tutti. Le mani della principessa Catherine tremarono leggermente mentre si alzava. Aveva tenuto segreta questa informazione per diversi mesi, aspettando il momento opportuno per rivelarla. Con l'attenzione di tutti concentrata su di lei, alla fine ha rotto il silenzio. Questo è stato l'ultimo desiderio che la regina Elisabetta II ha avuto per il suo bambino. La defunta regina aveva una richiesta che aveva condiviso solo con le persone a lei più vicine prima di andarsene. Fu data una notizia sorprendente. La regina Elisabetta sperava che Caterina un giorno avrebbe governato come regina a pieno titolo, non solo come moglie di re Guglielmo, ma come monarca che ora era al potere. In tutta la stanza si udirono sussurri di sgomento. Nessuno poteva prevedere che questo sarebbe stato il futuro. Per tradizione, la corona veniva trasmessa da un monarca al figlio o, in casi estremamente rari, alla figlia quando non c'erano eredi maschi. Questa pratica andava avanti da generazioni. Penso semplicemente che William non volesse correre alcun rischio e che adori i Middleton. Siamo convinti che Kate debba sposarsi con la famiglia sentendosi il più possibile a suo agio e siamo determinati a far sì che si sposi con la famiglia. Il titolo di regina consorte veniva conferito a qualsiasi donna che si sposasse con la linea reale. Questa posizione le permetteva di stare accanto al monarca, ma non le conferiva autorità. Quando la regina Elisabetta fece la sua richiesta in punto di morte, aveva il potenziale per cambiare tutto questo. Già in difficoltà di salute, il re Carlo III assistette incredulo alla notizia. Tutto ciò su cui aveva costruito il suo governo fu messo alla prova dalla decisione presa da sua madre. Improvvisamente, il futuro che aveva meticolosamente preparato apparve poco chiaro. Mentre cercava di comprendere le implicazioni che ciò avrebbe avuto per la monarchia, il suo volto divenne pallido. La regina Camilla non si mosse dal suo posto in nessun momento. Nel corso di molti anni, si era impegnata per ottenere l'accettazione della popolazione, sconfiggendo così l'ombra del suo passato. Alla fine, riuscì ad assicurarsi la posizione di regina consorte. Questa ammissione, tuttavia, sollevò la possibilità che anche la regina Elisabetta non avesse mai considerato la sua posizione come permanente. Piuttosto, l'aveva vista solo come un trampolino di lancio fino all'ascesa al trono di Caterina. Uno sguardo di disagio è stato condiviso dai reali più giovani. L'espressione del principe William era indecifrabile mentre si voltava verso la sposa. Le questioni legali vennero prese prontamente in considerazione dalla principessa Anna, costantemente concentrata sulle responsabilità pratiche. Mentre cercavano di capire cosa questo potesse comportare, il principe Edoardo e Sophie mormoravano tra loro.
Dall'esterno della sala conferenze si sentivano voci che si alzavano e si abbassavano per la tensione del personale reale. Dopo alcune ore, la conversazione continuò. Alcuni erano favorevoli all'idea, sottolineando l'ammirazione del pubblico per Caterina. Altri si sono opposti all'idea, temendo che un cambiamento di questa portata possa potenzialmente minare la stabilità della monarchia. Dopo quella che sembrò un'eternità, la famiglia emerse con un'espressione esausta sui volti. Non era stata presa una sola decisione. La scoperta aveva provocato profonde tensioni, che avevano anche provocato crepe non facilmente riparabili. Nei giorni successivi, le comunicazioni tra le case reali furono condotte in modo discreto. A porte chiusa, si sono tenute consultazioni con avvocati ed esperti costituzionali. Dopo aver preso in considerazione tutti i potenziali esiti, l'ufficio stampa del palazzo ha elaborato dei commenti, ma nessuno di essi è stato reso pubblico. L'ultimo desiderio della regina fu tenuto strettamente segreto finché visse. L'influenza è stata avvertita da un pubblico molto più ampio delle sole Camilla e Catherine, mentre assistevano dagli Stati Uniti. I principi. Harry e Meghan erano curiosi di conoscere il potenziale impatto che questo avrebbe potuto avere sulla posizione dei loro figli nella linea di successione. Le principesse Beatrice ed Eugenie erano curiose di conoscere le implicazioni di tutto ciò per i loro rispettivi ruoli all'interno della famiglia. Anche Lady Louise Windsor e James, membri della famiglia reale che raramente erano sotto gli occhi di tutti, erano ora parte dell'incertezza crescente. Lo stile di vita a Londra non è cambiato. Numerose persone hanno passeggiato davanti a Buckingham Palace, scattando fotografie e salutando le automobili reali che passavano. Fuori dalle mura del palazzo, nessuno si rendeva conto della tempesta che si stava sviluppando all'interno. La famiglia reale si trovava nel bel mezzo di una crisi che poteva potenzialmente alterare il suo destino in modo indeterminato. Una cosa era molto evidente a tutti i presenti nella sala di Balmoral. In quel momento, la monarchia non sarebbe più stata la stessa. Fu la richiesta in punto di morte della regina Elisabetta a mettere in moto una serie di eventi che nessuno aveva previsto. Ora che erano arrivati a questo punto, la famiglia si trovava a un bivio tra cambiamento e tradizione. Non erano le forze esterne a costituire il pericolo maggiore per il regno, ma le tensioni che si stavano accumulando all'interno delle sue mura. Tuttavia, a causa delle tensioni sempre più forti all'interno delle sue mura, una preoccupazione più grande incombe sulla famiglia reale che cerca di affrontare le nuove difficoltà che si sono presentate. Se Re Carlo vivrà abbastanza a lungo, potrà assistere alla realizzazione della richiesta di sua madre. C'è un orologio che ticchetta. Mentre Re Carlo era seduto alla sua scrivania a Clarence House, esaminando documenti di Stato, il sole del mattino entrava dalle grandi finestre dell'edificio storico. Mentre prendeva la penna, sentì un piccolo tremore nel palmo della mano, che era un piccolo segnale del conflitto significativo che stava avvenendo nel suo corpo. Il monarca, che aveva ormai 76 anni, con il cancro. Nel febbraio del 2024 fu annunciata la notizia, con il volto pieno di solennità. I medici hanno dato la diagnosi. Inizialmente, il palazzo non ha fornito alcuna informazione sulla situazione, limitandosi a dire che al re era stato diagnosticato un cancro e che avrebbe iniziato immediatamente il trattamento. Era un messaggio di ottimismo per la popolazione. Tuttavia, quando le porte erano chiuse, la situazione appariva ben più grave. La mattina di un giovedì del mese di aprile, il re ebbe una sensazione preoccupante. Gli effetti collaterali del trattamento contro il cancro avevano cominciato a manifestarsi e ciò aveva fatto aumentare la preoccupazione dei suoi medici. C'è stato un rapido cambiamento nei piani reali. Durante il periodo in cui il monarca è stato portato alla London Clinic, un ospedale privato spesso visitato da persone ricche e influenti, il personale del palazzo era costantemente al telefono tra di loro. Quel giorno, il traffico stradale di Londra è ripreso come al solito. Alcuni turisti hanno scattato fotografie davanti a Buckingham Palace. I dipendenti dell'ufficio si sono affrettati a partecipare alle riunioni. Pochi erano a conoscenza del fatto che gli operatori sanitari stavano lavorando per assistere il re nei suoi problemi di cura mentre si trovavano in una stanza d'ospedale vicina. Sembrava che tutto andasse secondo i piani quando Carlo tornò a Clarence House quella sera e cenò con la regina Camilla. Tuttavia, al mattino, i piani erano stati modificati. Inaspettatamente non è riuscito a recarsi a Birmingham per la sua visita. In un comunicato diffuso con cura, il palazzo ha menzionato la raccomandazione dei medici,
il giusto per fare una dichiarazione senza divulgare troppe informazioni. La routine quotidiana del monarca è stata modificata da quando gli è stata diagnosticata la malattia. Buckingham Palace ci ha comunicato la devastante notizia che al re è stato diagnosticato un cancro. Questa informazione è stata portata alla nostra attenzione. Prima che gli venisse diagnosticato il cancro, lavorava dalle prime ore del mattino fino a notte fonda, leggendo documenti ufficiali, partecipando a eventi e incontrando organizzazioni di beneficenza. A questo punto, le scatole rosse che contenevano documenti ufficiali sono arrivate con una frequenza minore. La sua agenda, che prima era piena di cose da fare, improvvisamente presentava enormi spazi vuoti. Anche i dipendenti del palazzo hanno notato altri cambiamenti. Anche se prima era pieno di entusiasmo e pronto a parlare dei suoi sforzi, il re ora sceglie le sue imprese con grande cautela. Risparmiava le forze concentrandosi solo sulle cose più importanti. Nei corridoi del castello si respirava un'atmosfera stranamente calma, che prima era stata riempita dai suoi movimenti vivaci e dalle sue conversazioni animate sull'ambiente e sulla costruzione della città. È raro che i membri della famiglia reale parlino dei loro problemi di salute. La regina Elisabetta II non ha mai parlato dei suoi problemi di salute. Nonostante fosse nei suoi ultimi mesi di vita e avesse difficoltà a camminare, i pronunciamenti di palazzo continuarono a essere concisi e positivi. Re Carlo prese una decisione che non fu la stessa. Invece di tenere nascosta la sua malattia, ha rivelato di essere malato di cancro, anche se non ha rivelato il tipo specifico di cancro che aveva. I suoi medici speravano che questa onestà potesse ispirare altri a cercare assistenza. E così è stato. Dopo aver appreso la notizia, migliaia di persone hanno valutato i propri sintomi o hanno programmato esami per se stessi. Nonostante i problemi di salute, Carlo continuò ad adempiere ad alcuni dei suoi obblighi reali. Durante le funzioni pasquali, si è presentato al pubblico raggiante, nonostante il suo viso apparisse più magro. Insieme alla regina Camilla, si è recato in un centro per la cura del cancro, dove ha incontrato persone che stavano combattendo la stessa malattia. Mentre si trovava nella caserma dell'esercito nel Hampshire, si mise a conversare con le truppe, facendo commenti umoristici sul fatto di essere stato liberato dalla sua prigionia. Questo dimostra che il suo senso dell'umorismo è rimasto intatto, anche di fronte a circostanze difficili. Sia la primavera che l'estate furono trascorse con lui in terapia. C'erano giorni più semplici di altri. I dipendenti del palazzo erano addestrati a leggere i segnali. Ogni volta che sceglieva una certa cravatta o richiedeva una cena particolare, sapevano che stava lavorando più del solito. Sapevano che il re aveva bisogno di riposo se c'era un cambiamento inaspettato, nel programma delle riunioni o quando il medico reale si presentava senza preavviso. La malattia del monarca aggiunse ulteriore tensione a una famiglia che stava già affrontando molte difficoltà. Il principe di Galles si assunse ulteriori responsabilità, pur essendo preoccupato per il padre. La principessa Anna si assicurò che gli obblighi reali fossero rispettati partecipando alle cerimonie che si tenevano al suo posto. Nonostante i conflitti del passato, il principe Harry mantenne i contatti con il padre e si informò sulla sua salute. Con il passare del tempo, Re Carlo III continuò a mantenere la sua posizione sul trono. Tuttavia, dietro le porte chiuse dei palazzi e delle tenute reali situate in tutto il Regno Unito, erano iniziati in modo discreto i preparativi per qualsiasi cosa potesse riservare il futuro. Tutti gli occhi sono stati puntati sul principe William, mentre Re Carlo lotta per superare gli ostacoli che sta affrontando con la sua salute. Quali strategie adotta per prepararsi al futuro? Che sembra arrivare prima del previsto? Il fardello che la corona porta con sé. Diventare un futuro re è molto più che possedere semplicemente l'autorità o poter godere di benefici. È accompagnato da enormi doveri che non saranno mai eliminati. Questo è un aspetto che il principe William, prossimo a diventare re, comprende meglio di chiunque altro. La posizione di William all'interno della famiglia reale sta diventando sempre più importante, dal momento che suo padre, Re Carlo, pone maggiore attenzione alla sua salute. Le attività che prima erano considerate un futuro lontano sono ora una parte regolare della sua vita e lui sta prendendo l'iniziativa di gestirle. Tutta la vita di William è stata orientata a prepararlo per questo momento particolare. La sua educazione è stata una combinazione di modi tradizionali di fare le cose e di esperienze di vita reale, in contrasto con i precedenti eredi che hanno aderito ai rigorosi protocolli reali. Dopo essersi diplomato a Eton, ha proseguito gli studi all'Università di St. Andrews,
dove ha compiuto notevoli progressi accademici. Inoltre, ha prestato servizio nella Royal Air Force come pilota di ricerca e salvataggio, una posizione che gli ha dato l'opportunità di avere un impatto reale sulla vita di altre persone. William si è impegnato a fondo in tutto ciò che è accaduto per costruire una vita che non fosse solo legata agli obblighi reali, ma anche alla presenza per la sua famiglia. È grazie a queste esperienze uniche che si è trasformato nel leader che è oggi. È una persona che riconosce l'importanza del dovere, ma che attribuisce comunque un grande valore alla conduzione di una vita regolare ed equilibrata. In qualità di erede apparente al trono, ha acquisito le competenze necessarie per affrontare le difficoltà della vita reale, mantenendo al contempo il suo legame con il mondo esterno al palazzo. La quantità di tensione a cui William è sottoposto è aumentata. Considerando che suo padre si sta concentrando sulla sua salute, ha assunto un numero di obblighi maggiore rispetto al passato. Ora ha il compito di partecipare a importanti eventi di Stato, di tenere incontri segreti con i funzionari del governo e di svolgere importanti responsabilità reali. Il titolo della sua posizione nel Ducato di Cornovaglia, che è una proprietà che fornisce fondi per una serie di attività reali, non è più sufficiente. Sta prendendo decisioni che hanno un impatto diretto sulle finanze della monarchia e sulla percezione che il pubblico ha della monarchia. In un momento in cui la famiglia reale sta attraversando una transizione significativa, questa trasformazione ha avuto luogo. Le opinioni del pubblico in generale non sono più quelle di una volta, soprattutto tra le giovani generazioni che contestano l'importanza dell'opinione pubblica. William è in bilico tra l'essere fedele alla sua eredità e l'adattarsi a una società contemporanea che apprezza l'apertura e la connessione. Si è impegnato ad affrontare sfide come la salute mentale, il cambiamento climatico e i senza tetto, e ha accettato questa responsabilità per se stesso. Il risultato dei suoi sforzi è che sta sviluppando una nuova prospettiva sugli ideali che un futuro monarca dovrebbe sostenere. William è sottoposto a pressioni continue. Ogni sua azione viene esaminata e gli altri sono ansiosi di esprimere giudizi, elogi o opinioni. I media continuano a parlare del suo rapporto teso con il principe Harry, che continua a essere un grande argomento di discussione. Il pubblico è lasciato a speculare sullo stato attuale della relazione. All'interno delle mura del palazzo, deve anche trovare un equilibrio tra le sue crescenti responsabilità e il mantenimento dell'unità della famiglia. Quando è a casa, gestisce le sue responsabilità di marito e padre con la stessa serietà, a differenza dei precedenti successori che davano la priorità al dovere. Per Catherine e i loro 3 figli, trova il tempo di stare con loro. Non è semplice destreggiarsi tra i doveri reali e la vita familiare, e le difficoltà aumentano di pari passo con le richieste che vengono poste. Il modo in cui affronta le cose dimostra come la monarchia si stia evolvendo, orientandosi verso uno stile di leadership più personale e legato alle persone nella loro vita quotidiana. All'interno delle mura del palazzo, consiglieri e funzionari sono ben consapevoli dell'importanza di un passaggio di consegne che avvenga senza intoppi. La monarchia britannica è sopravvissuta per secoli grazie a una preparazione meticolosa e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti. Negli ultimi anni, William si è preparato ad assumere il comando in qualsiasi momento, aumentando l'intensità del suo addestramento. Per assicurarsi di essere preparato a qualsiasi evenienza, si è informato sugli affari di Stato, sulla politica estera e sulle attività militari. William è in grado di mantenere la sua compostezza e il suo impegno nonostante la crescente tensione. Oltre a essere consapevole di ciò che gli viene richiesto, è anche cosciente dell'immensa responsabilità che un giorno gli spetterà. Il futuro della monarchia dipenderà dalla sua capacità di guidare con sicurezza, di giudicare e di adattarsi alle mutevoli circostanze. Poiché sono consapevoli di assistere a un evento storico importante, le persone di tutto il mondo prestano attenzione. Un'altra difficoltà si sta manifestando con l'assunzione di ulteriori responsabilità da parte di William. Mentre la situazione si fa sempre più incerta, quali cambiamenti possiamo aspettarci di vedere nel ruolo della regina Camilla? Incertezza sul futuro della regina Camilla. Nel corso di molti anni, la regina Camilla si è impegnata a fondo per modificare la percezione che la gente aveva di lei. La sua storia è stata travagliata quando è entrata nella vita reale, ma alla fine è stata accettata con il passare del tempo. Con il passare del tempo, emerse come una figura importante al fianco di Re Carlo,
Accettò la sua posizione di regina consorte, affiancandolo come uno dei suoi più fidati consiglieri, e lo fece con il suo pieno appoggio. Eventi recenti, tuttavia, hanno fatto emergere nuovi elementi che hanno messo in dubbio il suo futuro all'interno della famiglia reale. La coerenza che Camilla aveva faticato tanto a stabilire è stata messa a soqquadro da una particolare richiesta fatta dalla regina Elisabetta. Ha ricevuto il permesso dal monarca del Regno Unito che Camilla, moglie del principe Carlo, venga chiamata regina consorte. È stato reso noto che la defunta regina nutriva la speranza che Caterina, la principessa del Galles, potesse un giorno assumere una posizione più importante di quella attuale. La posizione di Camilla all'interno della famiglia reale è stata messa in dubbio da questo fatto. Anche se ora è in possesso del titolo di regina, la sua posizione sembra essere meno sicura rispetto al passato. Il fondamento della monarchia britannica è sempre stato la tradizione e la regina. Elisabetta è stata determinante nel determinare il corso del destino della monarchia. Nella sua dichiarazione ha reso evidente che Camilla dovrebbe essere chiamata regina consorte. Questo titolo riconosceva lo status di Camilla come compagna di Carlo, ma non le conferiva un'autorità assoluta. L'attuale rivelazione, invece, implica che Elisabetta potrebbe aver avuto una visione diversa del futuro, in cui Caterina potrebbe un giorno ergersi a regina con maggiore autorità, piuttosto che come semplice consorte di supporto. La famiglia reale si trova attualmente in una situazione precaria a causa di questo nuovo sviluppo, che ha provocato attriti tra Camilla e Catherine. Saluti a tutti e grazie per essere venuti oggi a Buckingham Palace. È una grande gioia essere il vostro orgoglioso presidente. Durante gli anni della giovinezza, Camilla era considerata una figura controversa. Tuttavia, aveva fatto uno sforzo per superare quegli anni, a causa del fatto che il suo legame con Carlo era stato fonte di numerose controversie in passato. Il pubblico non l'ha accolta facilmente. Tuttavia, con il passare del tempo, modificò il suo aspetto. Iniziò a impegnarsi in attività filantropiche e infine divenne una devota sostenitrice del monarca. Grazie alla sua meritevole posizione di reale di valore, è stata vista da alcuni come un'importante consigliera di Carlo. Lo status di Camilla, tuttavia, appare al momento dubbio, perché è possibile che Caterina assuma un ruolo più significativo in futuro. La famiglia reale sta attraversando un periodo di transizione. Camilla è stata una componente essenziale degli sforzi di Carlo per mantenere la stabilità da quando è diventato re, e ha rappresentato una parte cruciale di questi sforzi. Come persona che fornisce al monarca un'assistenza sia personale che strategica, è stata vista come una persona che aiuta il re a rimanere con i piedi per terra. Questa sensazione di stabilità è stata messa in discussione dalle recenti notizie, nonostante la sua partecipazione a importanti cerimonie reali abbia reso evidente il suo ruolo. Tuttavia, anche l'opinione pubblica è un fattore significativo nell'evoluzione delle cose. Catherine continua a essere la figura reale più ammirata, seconda solo alla regina Elisabetta, nonostante Camilla abbia guadagnato maggiore consenso nel corso del tempo. Ha creato un'immagine pubblica potente combinando valori tradizionali e concetti contemporanei. È possibile che l'equilibrio di potere all'interno della monarchia si modifichi se è vero che Catherine si sta preparando per una posizione di leadership più significativa. È possibile che le decisioni prese dietro le quinte siano influenzate dalla reazione dell'opinione pubblica a questi sviluppi. Oltre alle dinamiche interne alla famiglia, questo evento porta alla luce un problema più significativo per la famiglia reale. Una successione chiara e la fiducia del popolo sono essenziali per il funzionamento della monarchia. L'instabilità può essere causata da una confusione sui doveri all'interno della famiglia, soprattutto nei periodi di transizione. Questo potrebbe essere rimesso al suo posto. Raccoglieranno una quantità significativa di carbonio, anche se si tratta solo di alberi e siepi, oltre che di viali. Affinché Carlo possa mantenere il suo regno, dovrà gestire questi conflitti e allo stesso tempo garantire che la famiglia reale rimanga unita. A questo punto, il futuro di Camilla dipende da come andranno le cose. Finché Carlo continuerà a sostenerla in qualità di regina consorte, potrebbe essere in grado di mantenere la sua posizione senza incontrare opposizione. Tuttavia, se ci sarà un maggiore sostegno a Catherine affinché assuma un ruolo più significativo, Camilla potrebbe essere messa in disparte. Dato che il futuro di Camilla è sconosciuto, la monarchia deve prendere una decisione importante. Quali sono le scelte che determineranno il prossimo passo della famiglia reale?
La speranza della monarchia per il futuro. La monarchia britannica sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua storia negli ultimi tempi. È difficile prevedere quale sarà il futuro della monarchia, perché il re Carlo sta lottando contro problemi di salute e controversie all'interno della sua famiglia. Il percorso che ci attende è complesso, nonostante la linea di successione sia ovvia. Il destino della famiglia reale sarà determinato dalle decisioni che verranno prese in questo momento. L'ordine di precedenza è il principe William, seguito dai suoi figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Il passaggio pacifico del potere è essenziale per la capacità della monarchia di mantenere la propria stabilità. La situazione, tuttavia, sta rapidamente cambiando. Will potrebbe dover assumere ulteriori responsabilità prima del previsto se le condizioni di salute di Carlo continueranno a peggiorare. Contemporaneamente, aumentano le speculazioni sulla possibilità che Caterina diventi regina regnante, il che rappresenterebbe un significativo allontanamento dalle norme consolidate. Per aiutarlo a far fronte alle difficoltà che sta attraversando, Re Carlo si affida a un gruppo selezionato di consiglieri fidati che si trovano all'interno del palazzo. Sir Clive Alderton è considerato una delle figure più importanti di questo gruppo. Quando si tratta di influenzare le scelte e di garantire che siano in linea con gli obiettivi a lungo termine della monarchia, Sir Clive svolge un ruolo significativo in qualità di principale segretario privato del re. È anche estremamente importante nella gestione dell'immagine pubblica della famiglia reale. La sua consulenza è più vitale che mai, dal momento che i problemi in gioco sono così tanti e significativi. Mentre tutto ciò accade, William e Catherine hanno cercato di modernizzare il metodo con cui svolgono le loro responsabilità reali. Nonostante continuino ad attenersi alle tradizioni, si stanno concentrando su temi significativi, come le ragioni sociali, le preoccupazioni ambientali e la consapevolezza della salute mentale. Hanno anche modificato il modo in cui comunicano. Cercano di raffigurarsi come persone accessibili e coinvolte, con l'obiettivo di garantire che la monarchia continui a essere rilevante nel mondo moderno, piuttosto che concentrarsi sullo sfarzo della vita reale. Un altro ostacolo significativo che la famiglia reale deve affrontare è il persistente conflitto che esiste tra il principe Harry e Meghan Markle. Tra i due fratelli esiste una certa distanza e le strade divergenti che hanno scelto continuano a suscitare grande attenzione da parte del pubblico. Nonostante William e Catherine continuino a concentrarsi sulle loro responsabilità reali, il divario tra loro e Harry continua ad aumentare. Il modo in cui reagiranno a questa circostanza avrà un impatto significativo sul futuro della monarchia. In particolare per quanto riguarda il modo in cui il pubblico percepisce la capacità della famiglia di mantenere la sua unità. Inoltre, Re Carlo sta adottando una nuova strategia per quanto riguarda la sua salute. Storicamente, i monarchi sono noti per tenere segreti i loro problemi di salute. Tuttavia, Carlo è stato trasparente riguardo al suo trattamento per il cancro. Si tratta di un cambiamento significativo che indica che la famiglia reale potrebbe andare nella direzione di una maggiore trasparenza nei confronti della popolazione generale. Il modo in cui gli individui rispondono a questo cambiamento può avere un impatto sul modo in cui la famiglia reale affronterà i problemi di salute in futuro. All'età di 76 anni, Carlo si trova ad affrontare il difficile compito di mantenere la stabilità della monarchia e, allo stesso tempo, di prepararla a ciò che la attende. Il suo regno al trono arriva in un periodo in cui la famiglia reale deve affrontare la sfida di bilanciare le proprie responsabilità con le aspettative della popolazione. Alcuni ritengono che la monarchia debba subire dei cambiamenti per mantenere la sua importanza, mentre altri temono che un eccesso di cambiamenti possa destabilizzare le sue fondamenta. Le decisioni che vengono prese oggi avranno ripercussioni sulla monarchia per un periodo di tempo considerevole. La famiglia reale deve anche considerare la sua posizione all'interno del più ampio Commonwealth per poter funzionare correttamente. La monarchia si trova a dover affrontare una serie di questioni importanti per guardare al futuro. Pur adattandosi ai tempi che cambiano, è necessario trovare un metodo per mantenere le tradizioni che la gente ha imparato a conoscere. Nel mezzo della gestione dei problemi familiari, è necessario preservare la fiducia del pubblico in generale. Sarà inoltre estremamente importante considerare il ruolo che i giovani reali svolgeranno nel determinare il suo destino.
Negli anni a venire, le decisioni che verranno prese decideranno il corso degli eventi che seguiranno per la famiglia reale britannica. La famiglia reale ha la capacità di adattarsi ai tempi che cambiano? Con l'evolversi della situazione e l'aumento delle tensioni, ci si chiede chi guiderà il destino della corona britannica e cosa sarà necessario fare. Nel riquadro dei commenti, vi invitiamo a condividere le vostre idee con noi. Per ulteriori contenuti, non dimenticate di mettere mi piace, condividere e sottoscrivere. Inoltre, cliccate sul video seguente che viene visualizzato sul vostro computer. Vi piacerà.